come l'hai vissuta quella fascia nel tuo braccio, che peraltro forse rispetto a quello di Locatelli, cioè ha dovuto una fascia un po' più, mi sembra che servisse un po' più grande la fascia, perché Locatelli mi sembra che meno grosso a livello di bicipiti, meno palestra. No, sì, mi ha detto che sono vice capitano, sono orgoglioso di questo traguardo, è una cosa importantissima. Per me cambia poco. Io con la fascia, senza fascia, dobbiamo lottare ogni pallone, ogni partita per vincere, perché la Juve ti impone questo, ma assolutamente sono orgoglioso di questo traguardo che mister l'ha detto, no? Ma siamo sulle strade giuste. Inizia una nuova stagione di At Small Talk, il podcast di Juventus che potete ovviamente ascoltare e sentire su YouTube e su Spotify, in cui cerchiamo di conoscere una persona, in questo caso una persona che io metterei nell'elenco arrivare o prima o dopo Achille, Artù, Scipione l'Africano, Gleison Bremer. Ti piace questo mood guerriero? Ho esagerato? No, sì, mi piace, però non troppo, che sennò quello che fa troppo non va mai bene. Non va mai bene. E questo già determina il mio percepito che ho nei confronti della chiacchierata che andiamo a fare assieme, sei una persona estremamente educata, a modo, un leader ma con eleganza, ecco. No, sì, sono un po' elegante, però mi piace parlare un po', ma non così tanto, non mi piace apparire troppo, quindi più nascosto, non mi piace far vedere troppo. Ecco, in questa puntata di questo podcast ti toccherà parlare allora. No, sì, alcuna cosa si può parlare, non è che... Certo. Senti, ti spiego un po' che cosa facciamo allora. At Small Talk nasce dall'idea di avere 2 microfoni, una foto, il nostro rituale della foto, e poi una chiacchierata senza filtri. Quindi a questo punto ti chiedo di mettere sul tavolo la foto che hai portato per noi, che è una foto che non mostriamo, che mostreremo soltanto alla fine. Siamo molto curiosi di sapere che cosa c'è dietro questa foto, perché ci sarà una storia, ci sarà un Gleison Bremer che vogliamo appunto affrontare. Io la rimetto qua sotto e poi appunto la riscopriamo assieme. Senti, io vorrei scoprire da te innanzitutto come sei cresciuto, perché dei calciatori brasiliani in maniera molto stereotipica noi percepiamo tutto quello che è il bello e l'incredibile che arriva da una nazione, da un popolo che ha dato tantissimo al calcio e anche al genere umano in quanto a bellezza. Tu dove sei nato, dove sei cresciuto? Raccontaci proprio qual era il posto, anche fisicamente, anche proprio usando gli aggettivi, cioè portandoci dentro la tua vita. Insomma, dove sei cresciuto? Com'era Gleison da piccolo? Sì, noi brasiliani siamo un po' poveri, no? Noi calciatori. Io non sono diverso, io sono nato lì in Bahia, sud di Bahia, era un paesino piccolino. Quanti abitanti si posso chiedere? 8.000. 8.000, quindi un paesino proprio. Un paesino certo. proprio. Quindi l'ho nato lì, i miei padri avevano una fattoria, no? Quindi abitavo in città e quando le ferie andavo in fattoria. Quindi sono nato lì con le mucche, con i cavalli, tutte quelle cose. E mi piaceva tanto, fino a anche oggi c'ho una fattoria lì che lui lo gestisce per me e mi piace tanto stare in mezzo alla natura. Senti, ma tuo padre appunto in realtà poi raccontami meglio, no, di che persona è, perché noi sappiamo che era un calciatore, sappiamo che a un certo punto ha provato. No, però finché tu calci un pallone in una squadra possiamo dire che a livello magari un po' più basso, non il tuo, insomma sei un calciatore, in questo caso non professionista. Quando ha smesso, perché ha smesso e soprattutto che cos'altro faceva nella vita? Cioè tuo papà che lavoro faceva, perché andava in città e poi tornava in fattoria, o quando ha comprato la fattoria? Insomma, raccontami un po' di tuo padre. No, mio padre è nato lì, anche lui nel paesino lì, e i suoi genitori avevano un po' di soldi, quindi lui faceva più o meno la bella vita, no? Mm-hmm. Giocava a calcio e era un po' amatoriale. Lui non voleva fare il professionista perché gli piaceva la vita lì di fare figo, no? Quindi per lui stava bene stare lì. E dopo, quando i suoi genitori sono partiti, no? Hanno diviso un po' l'eranza, si dice così? Cioè, sono separati? Sono separati, okay. Sì. Erano in 6 fratelli loro. Quindi ovviamente quella ricchezza si è dovuta dividere tra tutti, certo. Quindi dopo lì è diventato più difficile. Lui ha smesso di giocare
perché amatoriale non è che guadagnava così tanto. Certo. E per lui all'inizio lui non giocava per i soldi, era mai per far vedere se figo gioca calcio, non era bello. E dopo lì siamo nati noi 3 fratelli, e la mia mamma era una professoressa anche di scuola lì. Certo. E dopo è iniziato tutto. Lui ha iniziato a lavorare nella città, e mentre quando lui aveva qualche giorno libero lui andava in fattoria, e noi andavamo lì quando era ferie delle scuole. Noi davamo una mano a lui con le mucche, con i cavalli. Ma quante mucche avevate? Sono curioso, ma era un appezzamento grande? No, era poco. Se magari fosse tanto così, magari eravate ricchi bravo, ricco. Quindi era un po' di difficoltà, però prendevamo, come eravamo piccoli, prendevamo più come una cosa bella, no? Giocare con i fratelli, amici. E è stato più o meno così. E dopo lui ha visto che io volevo giocare a pallone, no? Lui ha iniziato a incentivarmi. Vai, gioca, però fai attenzione, devi studiare, non fare come me. Certo. Lasciare tutto per calcio, perché dopo se non vai avanti fa una vita difficile. A proposito di fattoria, come un pero, un diciamo. pero, bravo. Come una pera, anzi, più che un pero. Il pero è l'albero, le radici ce l'hai nella pera, a un certo punto cade, ecco. E questa tua, diciamo così, quindi istruzione, diciamo così, è passata da un lato da tua mamma, quindi che era professoressa, magari ti seguiva anche lato scolastico, e poi tuo papà che ti diceva studia, ma intanto ti dava qualche nozione calcistica. Tuo papà in che ruolo giocava? No, anche lui era centrocampista e difensore. Okay. Lui piaceva anche essere difensore, ma come ho detto non è stato di prime squadre, primo livello, sempre basso livello. Lui mi dava qualche dica. E in quella epoca lì, nella mia città, avevo un giocatore che ha giocato in Santos anche, Edelvan. E Santos era una squadra famosissima, ha giocato Pelé, Santos, dove è Neymar ora. E lui sempre mi dava una mano, guarda, devi fare così si può diventare giocatore. Ma lui sempre mi diceva, guarda, ci sono tanti giocatori che arriva con il talento, però deve essere anche tanto professionista, e quindi l'ho cresciuto con quella mentalità lì, ho detto, mica devo fare bene perché non ce l'abbiamo tanti soldi, all'opportunità magari arriva una sola, quindi devo approfittare. È stato così. Così è stato. Senti, i tuoi fratelli invece che cosa fanno? No, mio fratello lavora in São Paulo, anche lui non abita più lì, la metallurgica, è una fabbrica, e mia sorella è una psicologa. Ah, wow. Comunque sì, sono proprio, diciamo, interessante vedere come si è poi distribuita la tua famiglia, ma rimanendo legata alla terra da un certo punto di vista, perché tu hai poi fatto il processo inverso, hai comprato la fattoria dove adesso tuo padre, ma fa ancora il figo tuo padre? Domanda importante. Cioè swagga ancora come ai vecchi tempi o un po' meno? È un po' meno, però è sempre lì. è sempre lì a giocarsela. E invece come poi appunto il resto della famiglia si sia poi distribuita? Li senti tanto? Vengono a vederti ogni tanto allo stadio? Vengono in Italia? Oppure tu quante volte vai in Brasile? Io vado una volta all'anno, per ferie una volta all'anno. Io a volte porto mio papà qui, però a lui non piace perché è freddo, no? Quando viene sempre inverno qui, dice, ma qui non lo sopporta. non posso stare lì, e lui cammina sempre in fradita, in pantaloncini, quindi... Ma chi lo ammazza? Cioè, ma scusa, ma tuo papà, posso dirlo, ha capito tutto. Tuo papà ha capito tutto, Bravo. Cioè non c'è niente da aggiungere su questo. No, è interessante poi sapere come nasca tutta la genesi dei nomi brasiliani. Non so, è una cosa, cioè, è più semplice magari di quello che sembra per te che sei nato in Brasile, e quindi noi ci chiamiamo così, non è che è come io mi chiamo Carlo e tu ti chiami Gleison. Però io voglio capire se questa cosa che a noi sembra difficile, del momento della cartelletta, tu la capisci oppure no. A questo proposito io adesso ti dirò dei nomi interi e tu mi devi dire a che calciatore corrispondono, ok? Vabbè, Vediamo se provo. li sai o se siamo noi che siamo un po', capito, in quanto italiani e non brasiliani ci è resa la vita difficile. Allora, Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Chi è? Kaká? Bravo, bravissimo. Marcos Evangelista de Moraes. Aspetta, non è strano. Questo è difficile questo. Inizia con la C, dai, ti do un indizio. Con C. Vai, Cafu, te lo dico io. Cafu. Ronaldo de Assis Moreira, questo è facile.
Ronaldinho. Ednos Arantes do Nascimento. Pelé, questo vabbè, parliamo, cioè, a proposito di leggende. L'ultimo, Givanildo Vieira de Souza. Givanildo, questo è Hulk, cioè è Hulk, incredibile, si chiama Givanildo. Io mi sarei chiamato Givanildo, non Hulk, cioè era più caratteristico. Noi brasiliani siamo così, i nomi. Ma come si è arrivati vabbè, insomma, raccontaci la genesi del tuo nome, come è arrivato tuo papà a chiamarti Gleison Bremer, e poi anche il nome per esteso invece te lo faccio dire a te visto che sei qui presente. Sì, Gleison Bremer, Silva Nascimento. No, mio padre ha visto quell'Andrea Bremer giocare un mondiale, no? Lui piaceva... Quello degli anni 90 in Italia? Sì, in Italia. Lui piaceva tanto calcio, quindi ha visto il suo nome. E, tra l'altro lì mio fratello è 86, mia sorella 94, però lui ha dovuto aspettare 7 anni, no? Per mettere questo nome, quindi è rimasto tanto in testa. E è rimasto lì. È rimasto lì, ha aspettato che facesse ci ha dato fino a che finalmente è arrivato Bremer, fantastico. È proprio quando l'hai guardato lui. Senti, ma quindi come viene percepita l'Italia nella vostra famiglia? Cioè, nel senso, visto che appunto c'è questa connessione doppia con l'Italia, perché il tuo nome viene da un calciatore tedesco che però giocava in Italia in quel periodo, i mondiali in Italia. Come percepivate questo paese qua, questo paese a forma di scarpa, l'Italia dal Brasile, quando eri piccolino, insomma, come lo vedevi lì? Come la vedevi l'Italia? No, era un bel calcio, perché quegli anni lì era l'anno che la Serie A era come la Premier League oggi, no? Quindi ogni TV passava il gioco della Serie A. Guardava la Juve, la Sampdoria, Torino, tante squadre, quindi era sempre in TV lì. Quindi anche i giocatori, no? I famosi lì, Ronaldo, Cafu, Adriano. Certo. Quindi i giocatori brasiliani forti erano tutti qua nella Serie A. Tutti in Italia, Tutti in Italia. Era quell'anno lì che Ma come paese vi sembrava un paese bello in cui vivere? Era aspirazionale, quindi sarebbe stato insomma figo per voi poi andarvici a trasferire, quindi venire a giocare qui? Oppure era semplicemente un paese come tanti altri? Insomma, io ti faccio l'esempio mio, no? So che però io ho sempre visto, che ne so, il Regno Unito, quindi l'Inghilterra per la musica, oppure la Francia per il vino, come dei paesi che dici, se io facessi vino andrei in Francia, se facessi la musica andrei in Inghilterra, quindi molto, molto forte il legame verso quell'immaginario. Mi chiedevo se in Brasile effettivamente aveste quest'idea dell'Italia oppure no, cioè che come ve la immaginaste, insomma. No, per noi brasiliani, sudamericani in generale, l'Italia e Spagna sono i paesi migliori per abitare, perché c'è sì quella differenza della lingua, del clima, però rispetto all'Inghilterra o anche Germania è completamente diverso, no? Qui si sta bene, si mangia bene, vivi bene per la famiglia, il clima ora è estate, quindi sta bene, c'è mare. Quindi per noi brasiliani, sudamericani qui è perfetto. È perfetto. Senti, quando poi sei arrivato in Italia per davvero, qual è stato il tuo primo, diciamo, confronto con questo paese qui? Tu sei arrivato subito a Torino. A Torino, sì. Quindi tu sei 8 anni che sei a Torino. Cioè, questo fa di te una persona che fra un po' dovrà parlare il dialetto di Torino. Fuma canduma, cioè ti tocca dirlo prima o poi. È vero. Come ti sei trovato con la città, quindi? Come è stato il primo approccio con Torino? Un po' come tuo papà che dice giammai, non verrò qui, fa troppo freddo, oppure insomma, quali sono state le tue impressioni quando sei arrivato qui? No, è stato bello, però un po' strano, perché è diverso, tanto diverso di Brasile, no? La cultura, come posso dirti, il formato delle case, le cose, l'agricoltura anche, quando passavo nei paesini. Ma mi piaceva perché sono arrivato qui in estate, era caldo, quindi era tanto caldo. Quindi il mio paesino lì in Brasile anche lì era così. Solo dopo l'inverno che sono arrivato il freddo, no? Ho detto, non è così facile. Hai capito che è arrivata anche un po' di nebbia, anche se ce n'è sempre meno, insomma, meno. Quella situazione grigia, no? Quel grigio molto profondo. Però nei primi anni di adattamento tu anche un po' ci hai messo a capire anche il calcio italiano, cioè a entrare nelle dinamiche. Qual è stato,
cosa pensi di avere, diciamo, qual è stato il processo? Aiutaci nel processo che una persona, in questo caso più che un calciatore, deve vivere quando si adatta ad una cultura completamente diversa, sportiva ma anche umana, cioè si trasferisce dal suo paese, entra in un meccanismo completamente diverso e deve ritrovare dei punti fermi. Tu che tipo di processo hai fatto? Riesci a ricordare quel primo anno quando hai dovuto ambientarti? Sì, mi ricordo. E la prima cosa secondo me è devi imparare la lingua. Certo. La lingua devi imparare, se no non lo parli. Non è che parlo benissimo, però No, lo parli molto bene invece. capisco e ti faccio capire, quindi quella lì è la prima cosa. E dopo capire dove sei, che la cultura, come la città, come per noi giocatori, cosa ti chiede mister, cosa vuol dire club. E quando sono arrivato lì a Toro, loro mi hanno portato una professoressa per mi insegnare italiano. Quindi ho fatto qualche lezione, mi ha dato una grande mano. E dopo è venuto da solo lì a giocare. È stato il mio primo anno, è stato difficile, perché mi diceva, guarda, prima cosa devi imparare italiano, dopo sistemiamo in campo. Anche il calcio Brasile, Italia è tanto diverso, è un calcio europeo, difensivamente devi imparare tante cose, ma piano piano sono andato e sono fiero di quello che sono costruito. Infatti ti faccio i complimenti perché parlare italiano così bene denota proprio questa voglia di innanzitutto avere curiosità nei confronti dell'imparare una lingua, e imparare una lingua significa anche un po' conoscere il popolo che la parla. Tra l'altro, cioè, non è così scontato parlarla così bene. Comunque ti faccio i complimenti perché stiamo comunque facendo una discussione in cui tra l'altro magari ogni tanto parlo velocissimo e non mi capisco neanche quello che dico io, quindi No, capisco. cioè, senti, ma a livello invece di ambientamento calcistico e fisico, no? La tua evoluzione come calciatore in questi anni è stata più di ok, ho queste caratteristiche e le affino, oppure mi costruisco, cioè inizio a lavorare ancora di più rispetto a quello che facevo prima? Cioè, da quando sei arrivato in Italia stai facendo più o meno lavoro su te stesso a livello fisico? No, di più. Qui ti serve tanta forza fisica, perché quando si gioca in una squadra come Toro è una cosa, quando gioca nella Juve è un'altra, perché quando gioca nella Juve gioca ogni 3 giorni, quindi è un altro sport. Quando giochi in una squadra di media o bassa classifica gioca una volta a settimana, quindi c'è quello tempo lì di preparare una settimana per preparare una partita. Quando giochi ogni 3 giorni devi fare attenzione all'alimentazione, come dormi bene, sul recupero, quindi devi sempre migliorare. E le esigenze qui sono troppe, non troppe, no? È giusto perché è un club come la Juventus vuoi sempre puntare a vincere, a grandi traguardi, quindi ogni anno devi mettere una cosa in più, se no è a basso livello. Certo, hai detto un numero speciale, ogni 3 giorni, number 3, che tra l'altro è un numero secondo me incredibile, perché a me, insomma, innanzitutto mi sembra il numero della sintesi, no? Cioè tesi, antitesi, sintesi, quindi punto A, punto B e poi quello che avviene dal conflitto fra questi primi due, quindi già mi piace moltissimo, ma soprattutto il numero che in questa squadra qua, nella Juventus, è stato vestito da calciatori incredibili, Tardelli, Scirea, Cabrini, Chiellini, insomma, come l'hai scelto, perché l'hai scelto, sei nato con quel numero lì addosso praticamente tu, quindi non l'hai scelto, è stato scelto quasi per te da un certo punto di vista, è come se fossi stato calato con un raggio di luce divina, cioè qual è il tuo rapporto con i numeri, e tu soprattutto credi nella numerologia? Pensi che insomma la segui come No, è una cosa disciplina? Una cosa simbolica. Ho sempre giocato con la 3 e quando sono venuto qui volevo giocare con la 3, anche se volevo giocare insieme a Chiellini, no? Anche magari certo. 6 mesi, magari prendeva la invece 33. è stato proprio one in one out, si dice. Sì. Cioè. Quando sono arrivato qui l'ho chiamato, l'ho chiesto se poteva usare, no? Perché lui ha usato, quanti anni ha giocato? Più di 10 anni. Chiellini sì. Sì, infatti. Fammi pensare, allora. Dalla 2006. Chiellini è arrivato, credo che fosse l'anno 2005-2006, se non sbaglio, sembra. quindi sì, abbiamo parlato, ben più di 10. Sì. Più di 10 anni. Quindi l'ho chiesto, se posso, no? L'ho detto no, tranquillo, puoi prendere, sono stato grato. È stato così, io cerco sempre di dare il mio massimo nell'allenamento, a casa,
in partita per meritare quella maglia lì, non solo per essere il numero 3, ma perché gioca nella Juve. Certo, quindi non è tanto il numero di maglia quanto la maglia. Essa è la maglia. Però quel numero lì, Bremer 3, tra l'altro potresti scrivere al posto delle E, potresti usare il 3, quindi è un attimo che è fatto, ti è proprio addosso. Cioè tu ci hai mai pensato, mettiamo questo scenario distopico, a un certo punto quando avrai 51 anni te ne vai dalla Juve e vai a giocare in un'altra squadra. E improvvisamente devi andare a giocare in una squadra in cui però il numero 3 è già occupato. E che numero prendi? 33. Fatto. 3 più 3. 3 più 3 è fatto, in effetti ci sta molto bene, ci sta molto bene. A proposito di ispirazioni, di simboli e anche se vuoi di rapporto con la spiritualità, tu che rapporto hai con la spiritualità? Per esempio sei credente, sei insomma, qual è il tuo rapporto con un altrove, ecco? No, noi brasiliani, sudamericani, siamo tanto credenti in Dio. Io sono credente, mia moglie è, tutta la mia famiglia, quindi tutto quello che succede nella nostra vita io come posso dirti, riverisco a Dio, no? Dico, questo è successo perché Dio vuole così. A volte ci sono delle nostre azioni, però io credo tanto in Dio e niente qui è per caso. Tutto che succede ha un motivo, quindi dico che è sempre Dio. E quindi quando per esempio ti sei fatto male, lì come l'hai messa? No, a primo impatto ti incazzi assolutamente, Certo. no? Cavolo, logo così, all'inizio delle stagioni lo sai che non è stata una cosa semplice, no? Magari 1 mese, 2 mesi, ma dopo ho detto, è successo. Ora devo guardare le cose positive, come posso migliorare, come posso essere una persona migliore dopo questo infortunio. Io ho messo quello in testa, no? Come sono credente, Dio ha messo suo figlio nella terra, no? È stato crucificato. Quindi se suo figlio è stato crucificato, immagina Bremer. È normale. È una logica schiacciante a cui non mi sì. sento di porre alcuna, diciamo, di contrapporre nulla. È stato, ovviamente, c'è stato però anche molto di tuo nella riabilitazione. Racconto un aneddoto che qui i ragazzi del team del Creators Lab mi hanno raccontato, se posso, poi magari non entriamo troppo nel dettaglio, però secondo me racconta molto bene il professionista che sei. Allora, si gira un video, il video di quando tu stai per tornare a essere arruolabile, diciamo così, finalmente torni a essere il king della difesa della Juventus e si gira questo video con un macchinario molto, molto importante che aiuta la riabilitazione, come sempre quando si fanno le gambe si mettono i pesi, quindi il video, vabbè, andiamo sui 30 kg, quindi inizi a fare questo video con i 30 kg, a un certo punto tu dici no ragazzi mettetemene 100, anche se avevi fatto già l'allenamento la mattina e quello era solo un video, tu comunque hai voluto caricare. Cioè, quindi gliene dai a livello di forza che metti in campo, di abnegazione e anche di cura della preparazione. Sì, certo, perché se non ti alleniamo bene, in partita non va bene. L'allenamento è come partita, quindi la mentalità è quella. Io in questi giorni, in questi mesi che sono stato fermo, no? L'ho imparato tanto, prima già studiavo. Dopo questo infortunio ho imparato ancora di più perché le grandi giocatori, i grandi atleti è stato così grande perché aveva una mentalità di vincente, quindi devi allenarti, devi fare di più. Anche se magari fosse solo un video, no? Ragazzi, fai vedere che è vero. Anche questo è incredibile, cioè anche questa è una logica, autenticità. Punti street cred. Allora, un altro momento cartellina, perché hai detto una parola, allenarti. Io invece adesso ti chiederò di allenare in maniera metaforica una squadra. Forse la squadra, possiamo dirla, la squadra forse potrebbe essere la squadra più forte di tutti i tempi, dai, mettiamola così. Best Trio Challenge. Allora, ti chiediamo fondamentalmente di scegliere la tua top 11, i migliori 11 giocatori della Seleção, quindi della nazionale brasiliana. Allora, giochiamo con un 4-3-3 molto offensivo, è d'accordo coach? Tu tra l'altro Tudor come lo chiami? Coach, mister o Igor? Mister, all'italiana, anche a me piace l'italiana. Allora, io ti do 3 opzioni, non guardare perché ti vedo con quell'occhio lungo. Allora, io ti do 3 opzioni e tu scegli la tua preferita e poi andiamo a comporre, diciamo così, la formazione. Mi prendo questo per così poi ogni volta che abbiamo scelto un ruolo lo elimino. Portiere: Dida, Taffarel, come si dimmi Taffarel. Taffarel o Alisson?
Taffarel. Taffarel. Perfetto. Taffarel. Terzino destro, Cafu, Dani Alves o Belletti? Cafu. Cafu, assolutamente, andata. Abbiamo centrale 1, quindi giochiamo con 4-3, quindi sono 2 centrali. Thiago Silva, David Luiz o Roque Junior? Thiago Silva. Anch'io. Anche se quei capelli di David Luiz sono sempre incredibili. Poi, centrale 2, Aldair, Marquinhos o Lucio? Le difficoltà. Ma Lucio. Lucio? Ma perché ti piaceva quando partiva e andava? Sì, anche lui ha fatto una carriera pazzesca. Sai che ha avuto un passaggio appunto anche qui alla Juventus che è durato poco. Però me lo ricordo ed effettivamente anche quelle poche partite che ha giocato c'è stata una volta che partiva e andava. Chissà dove va Lucio. Tu non ce l'hai tanto quella cosa lì di uscire così, cioè selvaggiamente, lo fai comunque perché sei spesso anche nell'area avversaria, però non hai quella propensione. Sì, prima facevo, però dopo arriva l'età, deve essere più leader perché a volte qualcuno deve stare, no? Certo. Allora preferisco non prendere di che magari andare per provare a fare e prendere gol. La saggezza di quest'uomo, ragazzi, mi impressiona. Andiamo sul terzino sinistro. Roberto Carlos, Marcelo o Alexandro? Qui è complesso. Lì sì. Chi scegliamo? Roberto Carlos, va bene, lo capisco. Andiamo a centrocampo. Allora, mediano, quindi interdizione. Gilberto Silva, Casemiro o Emerson? Vediamo chi scegli qua. Io ho un'idea. Gilberto Silva? Sì. Emerson, quello mondiale lì doveva andare, dopo voleva fare il portiere, si è fatto male è un po' esagerato. Sì, un po' esagerato. Non lo so, io però il Casemiro nel suo prime era devastante. Comunque sì, capisco, ci sta. Allora, centrocampista 1, Dunga, Juninho o Falcao? Anche qui iniziamo a salire. Qui è difficile. Falcao, ci sta, lo capisco. Storia. Centrocampista 2, Socrates, Leonardo o Kakà? Mio padre mi raccontava tanto di Socrates. Però sì, tuo papà, mio papà infatti. Tu sei l'allenatore, ti dico, quindi è giusto anche. Kakà, vabbè, ci sta. Kakà anche pallone lì. D'oro. Sì. Kakà, pallone d'oro, poi quando fai intorno ai 25 anni era inafferrabile. Esterno sinistro, Rivaldo, Ronaldinho o Garrincha? Qui lo so. Cosa facciamo? Garrincha ha fatto la storia. Sì. Garrincha. Quindi allora esterno sinistro ce l'abbiamo, left wing andiamo. Vuoi fare, ecco te lo chiedo, vuoi fare prima l'esterno destro o la punta centrale? Esterno destro, ci siamo? Allora, esterno destro, qui. Pelé, Vinicius o Neymar? Pelé. Pelé? Sì, in effetti. Però sai che se avessi risposto Neymar... sì, però Pelé... Ogni squadra è Pelé. È Pelé. Però senti, scusa, posso farti una domanda su Neymar? Cioè quest'estate, no? Se la tua dichiarazione ha generato un po' di... Io mi sentivo così... Tremavo, ecco. Ma c'era veramente una chance lì, secondo te? No, mi hanno chiesto a caso, così ho detto, magari se venisse lui, no? Ma tu non è che l'avevi sentito, gli hai detto... No, loro mi hanno chiesto, ma magari così sta arrivando tutti qua, no? Modric a Milan, De Bruyne a Napoli, magari se Neymar venisse alla Juve, ho detto... Magari. L'ho detto magari. Quindi era una risposta sì, diciamo innocente rispetto a una domanda indirizzata. Pensavo vi fosse sentiti 2 messaggini, invece no, non è successo, peccato. Allora, completiamo la formazione, l'ultima, questa è la punta centrale e effettivamente spero che nessuno di questi 3 senta la tua risposta, perché potrebbero offendersi. Allora, Ronaldo, Adriano oppure Romario? Chi scegliamo? Ronaldo. Ovviamente. Vuoi risentirla la formazione? Sì, però mi ha messo in difficoltà. Perché sarei stato in difficoltà anch'io. Io godevo perché non dovevo rispondere, era solo quello che faceva le domande. Allora, portiere, in porta Taffarel. Terzino destro Cafu, i 2 centrali Thiago Silva e Lucio. Terzino sinistro Roberto Carlos. A centrocampo mediano Gilberto Silva,
centrocampista Falcao e altro centrocampista con propensione più offensiva Kaká. Poi tridente da favola con Garrincha a sinistra, Pelé a destra e centrale Ronaldo. Ecco, questo difendere contro questi deve essere complesso, deve essere veramente Magari complesso. riusciamo a vincere con queste squadre, no? Eh beh sì, direi di sì. Anche perché un po' le due nazionali, diciamo così, che sono nazionali gloriose, Italia e Brasile, vengono da momenti complessi. D'altronde il calcio è molto cambiato, quindi forse prima c'erano delle scuole che producevano grandissimi calciatori, adesso ce n'è più di una, e sono più nazioni che spingono. Senti, visto che abbiamo parlato di leggende, tutte queste sono leggende, cioè una formazione incredibile se ci pensi, parliamo invece di altre tue leggende che ti hanno ispirato nello sport, non del calcio. Vorrei che ci raccontassi qual è il tuo legame, in questo senso anche spirituale, con Kobe Bryant. Come mai è così, diciamo, che cosa ti è piaciuto di lui, della sua figura, della sua professionalità, del suo essere sportivo, e che cosa ancora ti ha lasciato oggi che non c'è più? No, ho iniziato a guardare loro nell'epoca di Covid, no? Quando siamo stati chiusi. Io venivo di un anno difficile perché io facevo delle partite top, tipo pagella 10, l'altra partita già facevo pagella 3. Non riuscivo a avere come posso dire? Un equilibrio. Un equilibrio, bravo. Una costanza. Quindi quella cosa lì mi diceva, ma cosa sto sbagliando? Cosa posso fare per migliorare queste cose, no? Io andavo a cercare in internet, avere costanza, queste cose, e mi appariva Kobe Bryant, Michael Jordan, no? E l'ho guardato un po' cosa facevano loro per avere quella costanza lì. E dopo l'ho visto che lui aveva quella cosa di Mamba mentality, no? E sono focalizzato lì in quei mesi. Il campionato aveva fermato 3-4 mesi e mi sono allenato a casa, mi ho allenato tanto anche a rispetto mentale. E dopo lì l'ho incontrato anche un coach, lui mi ha insegnato tanto, mi ha dato una grande mano. Ma ci spieghi cos'è la Mamba mentality proprio nel pratico? Innanzitutto, cosa significa allenarsi da questo punto di vista? No, è migliorare ogni giorno, non accontentarsi mai. Ogni giorno ce l'hai qualcosa da migliorare e mettere degli obiettivi, no? Ogni giorno, allenamento questa settimana, qual è l'obiettivo, cosa devo fare bene. E a volte, come diceva lui, solo talento non basta, solo talento. Il talento è importante per iniziare, però dopo viene la mentalità e dormire bene, no? Le piccoli dettagli che alla lunga fa la differenza. Quindi è stato proprio quello lì. A me mi è piaciuto tanto, anche oggi. Oggi c'è tante cose, si può imparare da loro. Anche su Netflix ci sono tante cose di mentalità, non solo di basket di loro, c'è anche di tennis, tipo Djokovic, Sinner, Alcaraz. Quindi sono cose che stanno aumentando tanto e nei giorni di oggi stanno dando più importanza a queste cose, che la mentalità è fondamentale. Sì, è come la possiamo chiamare, il mindset, la mindfulness, ci sono tanti contenuti che poi sono stati fatti. E tu quindi in quel momento lì avevi qualche difficoltà a livello prestazionale, quindi comunque hai fatto come facciamo noi, che cerchiamo su Google, la prima cosa scriviamo su Google, e quindi ti ricordi la frase di Kobe, o hai visto un documentario, che cos'è che ti ha colpito proprio, quello che ti ha acceso quando lui parlava in un'intervista magari che la Mamba mentality gli aveva cambiato la vita? Sì, mi ricordo che lui ha detto che è arrivato un momento che aveva tanta confusione, no? Nella sua vita. Gli ho detto no, calma, mi fermo e ora inizio a guardare solo una cosa, a focare, no? E è stato proprio quello focus lì che l'ha aiutato anche a me, di non pensare in altre cose, o magari un commentario di un tifoso che mi ha insultato, e non focare su quello, focare in quello che posso controllare io. Sì, cioè di lasciarsi scorrere addosso le cose che fanno parte del mondo del calcio, cioè un tifoso che dice una cosa idiota e brutta magari su una partita, idiota no, magari brutta lasciare andare. E in questo, diciamo, in questo processo tuo anche quindi psicologico, quanto ti ha aiutato la famiglia, insomma, avere una famiglia solida? Cioè quanto c'è di tuo e quanto c'è anche delle persone che ti stanno attorno? No, quello mi ha aiutato tanto, perché in quell'epoca lì, quando facevo una partita brutta, non giocavo bene, io mi chiudevo in camera e non volevo parlare con nessuno, no? Ma piano piano ho migliorato queste cose, ho imparato, no? A volte anche
dei problemi, delle difficoltà, una partita sbagliata, ci sono degli insegnamenti, Certo. dove è sbagliato, dove posso migliorare, quella cosa lì mi aiuta pure oggi. Senti, parliamo di altro, visto che hai detto anche altro, non solo il calcio. Quindi hai guardato un po' di basket, ho visto che guardi un po' di tennis, ma di altro che cosa ti piace? Cinema, musica? Cioè, musica brasiliana sappiamo che c'è nella tua vita. Consigliaci, cioè, che cosa ascolti di solito? Che cosa ti piace ascoltare? Lì in Brasile c'è un po' di bossa nova, no? Come abbiamo Certo. parlato un po', sertanejo, anche musica gospel, che è molto bella. E sono queste canzoni. Tra l'altro ho imparato anche un po' la chitarra, no? Suoni la chitarra? Sì, Quindi alcuni pezzo riesco a suonare in questi 10 mesi. i maledetti accordi della musica brasiliana, tutti con le mani Sì, che sono pestane. complicatissimi. Però veramente è una sorta di passerella verso le emozioni, Sì, quella sì. musica lì, è Sì, è un po' è di- una passeggiata sì. nel bello. È come anche una terapia occupazionale, no? Che non fochi solo, io non sono focalizzato solo su di noi, che sono infortunio, ho detto, devo guardare anche altro, perché sennò il tempo non passa. Certo. Sto sempre focalizzato su quello lì. Anche perché la tua giornata in quel momento lì, quando eri a casa, era Era sempre fisioterapia, ma sono stati mesi lunghissimi. Tutti i giorni era uguale, Ah. tutti i giorni era uguale. All'inizio mi serviva mia moglie per tutto, no? Mi portare in allenamento, non riuscivo ad andare in bagno da solo, quindi non riuscivo a camminare. Era come stato un bambino, no? Certo. Ho riniziato a fare tutto A di nuovo. camminare, A banalmente, camminare. certo. È stato difficile. E c'è qualcuno dei tuoi compagni che suona o sei solo tu che... C'era uno garofano, c'è Perin che è pianoforte, no? Infatti, Piano. dovreste fare il duo, E due. piano-chitarra. Quelli che dai, PS. Mi sa solo questi. Anche West forse un pochettino Sì, lo fa. Anche West. Grande cantante mi sembra. Wes, Wes. sì. Grande cantante, mi sembra che il trio è fatto. Ci abbiamo il piano, la chitarra, La chitarra. e la voce. Tra l'altro, se torni indietro a quel giorno dell'infortunio invece, a parte che poi non è ovviamente collegato, no? Però l'avversario più vicino in quella partita in cui ti sei rotto è adesso tuo compagno di squadra. E non credo che abbiate avuto già occasione di parlarne, ma quali sono le tue sensazioni rispetto a questo twist della storia pazzesco in cui la storia si presenta non sotto forma di fantasma, ma di compagno di squadra? Sì, è vedere il destino, no? Dio. Eh. Ma no, dopo quell'infortunio lì, dopo la partita, subito dopo lui mi ha scritto che si scusa, che non voleva fare quello. Assolutamente è stata un'occasione della partita, no? Di quell'azione lì già avevo fatto 1000 volte, quindi purtroppo è capitato con lui, ma purtroppo sono cose che succedono, quindi è normale. Non siamo ancora incrociati qui a Continassa, no? Ma sicuramente sarà normale. Chiederai scusa ancora, no? E poi basta. E poi si lavora, e poi si va a fare l'allenamento. Senti, allora io riaprirei in un altro momento cartellina perché abbiamo un'altra, diciamo, faccenda da chiederti, visto che abbiamo parlato appunto in questo caso, siamo tornati al 2 ottobre 2024 quando purtroppo c'è stato quell'infortunio, però siamo arrivati anche, diciamo così, a parlare di open da attaccante, quindi parliamo di attaccanti, perché tu sei un difensore, quindi automaticamente le due cose si incontrano. Io per esempio ho in questo momento una bellissima felpa dedicata a Gianluca Vialli, chissà come sarebbe stato vedervi in campo assieme a giocare uno contro l'altro. No, insieme. Certo, insieme, nella Juve, chiaro, nella squadra quella top sarebbe stato incredibile. Però in allenamento magari vi sareste scontrati qualche volta. Quindi, visto che sei stopper, sei un difensore, sei un marcatore, domini l'area, sei fortissimo negli interventi aerei, giochi sempre, cerchi di giocare sempre sull'anticipo, no? Questa copertura che hai, diciamo così, del ruolo, ti chiedo quali secondo te sono la top 5 di attaccanti brasiliani più difficili da marcare, ok? Quindi prima abbiamo fatto la top 11, la miglior squadra, adesso vediamo chi sono quelli più difficili da marcare secondo te. Allora, partiamo da quelli un po' più moderni, chiamiamoli così, senza entrare nell'anagrafica, ma moderni. Allora, Hulk, Vinicius Junior, Rafinha, Neymar o Douglas Costa? Chi è che soffri di più? Neymar. Neymar. Anche se Douglas Costa con quella velocità, sì, però... sì.
Però Neymar tecnicamente dici tecnicamente. un'altra roba, certo. Allora, versione un po' più classica, quindi le Legends. Romario, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo o Adriano? Chi soffriresti di più? Chi è che è il più difficile da marcare? L'ho visto degli highlights di Ronaldo in quella epoca prime sua. Secondo me Ronaldo. Quell'accelerazione da 0 a 100 Lui che aveva... aveva tutto, Sì. qualità, forza, aveva tutto. E in quel Tecnica. caso lì, quando non c'è molto da fare, bisogna buttarlo giù uno così, come si fa? Si riesce sì, però secondo me era difficile. Ho visto difensore tipo Cannavaro, Nesta soffrire con lui, quindi Breme. Sì, dici, Sarebbe diverso. anch'io avrei un po'... Sì. anch'io avrei un po' fatto fatica. Allora, facciamo invece versione global, quindi uscendo un attimo dal mondo brasiliano, tout court, andiamo a capire chi sarebbero oggi. Probabilmente li incontrerai anche, Sì. quindi magari alcuni li hai già incontrati, anzi sicuro. Allora, Haaland, Gyökeres, giusto si dice così? Sì, Gyökeres. Perché ogni tanto mi sbaglio l'accento. Mbappé, Kane o Dembélé? Mbappé. Sempre perché il tema perché è quella cosa lì dello strappo, Di strappo, cioè bravo. la Primi tecnica e la passi, velocità bravo. assieme. Primi passi su. Quindi abbiamo capito che cosa ti rende la vita complessa. Però scusa, tu sei uno sprinter, cioè nel senso, c'è una tua caratteristica è anche la velocità. Tu non correvi, scusa, i 100 metri. Non era nota quella storia che tu correvi 100 No, metri sì, velocissimo? però loro hanno altro motore. Cioè con la palla al piede che è sì, diverso palla che al piede, senza sì, palla al piede. certo. Però nel E caso la noi- palla ce l'hanno loro, tu sei senza. Sì, però noi difensori reagiamo sempre a loro, no? Non sai mai cosa fa lui. Come abbiamo giocato lì 2022, sì, mio primo 22, sì, 22? Sì, quando sono subito arrivato alla Juve, abbiamo fatto lì Champions League, PSG e la Juve. Loro sono Devastanti. devastanti. Devastanti, È stata sì, la sì. mia prima partita europea così, no? Quando l'ho Certo. visto loro, come si muoveva, c'era Neymar, Messi e Mbappé. È difficile. Da era solo, difficile. da solo non riesci, devi lavorare dei reparti. Devi lavorare di reparto di squadra, sì, certo. di squadra. Allora, stavo pensando appunto alle varie marcature, tutto, a quando sei tornato, a questa... Visto che tu credi nel destino e forse chiunque di noi dovrebbe essere conscio che il destino è determinabile in parte da quello che facciamo, ma forse c'è anche qualcosa di più. È incredibile pensare che tu sia tornato quest'anno, prima partita contro il Parma, quella murata che hai fatto a un certo punto su Pellegrino e poi la fascia alla Chiellini sopra col 3, cioè tutto veramente che io guardavo e dicevo sembra che è lo script di un film. Questa stagione appunto come si sta macinando, come state lavorando con la squadra, proprio a livello di squadre di reparto, ecco. Sei solido, vi sentite bene, come sta la Juventus? No, ce l'abbiamo un bravo mister, no? Anche lui è stato difensore. Quindi lui c'è sempre qualcosa da insegnarti, perché come lui è stato difensore, no? Metti il corpo così che deve pressare. E siamo una bella squadra, siamo noi lì difensore, Gatti, Kelly, Calulo, proprio Cabà, ora che sta rientrando, siamo ragazzi che vogliamo imparare, quindi non c'è permalosità. Sempre quando uno dice una cosa, l'altro ascolta. Quindi questa è una buona base per imparare. E dopo il lavoro individuale, ognuno deve capire cosa gli manca per lavorare, ma siamo una buona squadra. Però qui torno un po' all'inizio della puntata, visto che alla fine Small Talk è sempre un po' un cerchio, no? Partiamo da un punto e poi ci ritorniamo. Stiamo ritornando lì e in una squadra ci sono guerrieri e ci sono leader. Una squadra che vince non ha un solo leader, ne ha uno forse che può anche rappresentare, no? Però ne ha tanti, anche magari più silenziosi. Tu ti senti un leader? Sì, sento, però io non sono uno che parlo tanto fuori da campo, no? A me nel campo se lo parlo, cerco di aiutare i miei compagni, chiudi qui, vai là, passaggio deve fare lì. Però la cosa che mi piace di più è la presenza, no? Che se loro vedono, cavolo, Bremen sta facendo tutto questo, anche noi dobbiamo fare. E non è che sono più grandi di loro, più forte, ma io ce l'ho già un po' di esperienza, come siamo un gruppo giovane, quindi cerco sempre di dare una mano a loro, ma in tutte le squadre c'è Gatti, c'è Locatelli, davanti c'è Dusa anche che è un bravo ragazzo. E siamo una squadra giovane che vogliamo
cioè, abbiamo la fame di vincere, no? Che non abbiamo mai vinto ancora, abbiamo vinto una Coppa Italia, ma secondo me possiamo arrivare a gran livello. E poi, a proposito di essere guerrieri ed essere leader, c'è quella cosa che è la fascia di capitano che ti abbiamo visto indosso. Sei vice capitano della squadra, però sei stato anche capitano, perché ovviamente nel momento in cui Locatelli è uscito la fascia è passata a te. Come l'hai vissuta quella fascia nel tuo braccio, che peraltro forse rispetto a quello di Locatelli c'è avuto una fascia un po' più, mi sembra che servisse un po' più grande la fascia, perché Locatelli mi sembra che meno grosso a livello di bicipiti, meno palestra. No, sì, mi ha detto che sono vice capitano, sono orgoglioso di questo traguardo, è una cosa importantissima. Per me cambia poco. Io con la fascia, senza fascia, dobbiamo lottare ogni pallone, ogni partita per vincere, perché la Juve ti impone questo, ma assolutamente sono orgoglioso di questo traguardo che mister l'ha detto, no? Ma siamo sulle strade giuste. Sulle strade giuste. Allora, visto che abbiamo il vice capitano della Juventus, che è uno dei difensori più forti, forse top 3 del campionato per me, io ti metto al posto 1, però comunque sia sono poi ognuno c'ha la sua, e visto che sei diventato questa cosa con il lavoro, tornando da un infortunio, ci sei arrivato, insomma sei in un momento molto importante della tua carriera, ti chiedo di tirar fuori la foto, perché è arrivato il momento di chiudere quel cerchio. Mostrala pure alla camera, girala pure. Eccolo qua. Questo è il Gleason bambino? Sì, quanti anni avevi? Bambino, sì, qui avevo 7-8 anni, un po' di più, 10 più o meno. 10. Giocavi già a calcio? Però. Sì, giocavo a calcio. In che squadra militavi, ti ricordi? È una scuola lì di un conosciuto nostro. Scolinha Futebol Sogno di Crack. Per conosciuto nostro intendi un amico? Un amico. Un amico, ok. Sì, un amico. L'unica scuola di calcio che avevamo lì, quindi mio padre mi ha iscritto in quella scuola. Ecco, eri già difensore? Sì, facevo un po' di tutto. Facevo un po' di tutto, 7-8 anni non c'è tanto ruolo, no? Ruolo, ecco. ma voglio divertirsi. Ma se tu guardi questa foto, ecco, ora che sei quello che sei un professionista incredibile, appunto l'abbiamo appena detto, vice capitano della Juve, uno dei migliori difensori del campionato, sei stato anche il miglior difensore del campionato, quando effettivamente c'è stato un premio, un riconoscimento ufficiale. Io ti chiedo quindi di provare a immaginare un messaggio che il Gleason Bremer di oggi vorrebbe mandare a questo Gleason Bremer qua, a questo ragazzino diviso fra campi da calcio e fattoria. Che cosa gli scriveresti? Ecco, questa è la penna, quindi ti chiedo di lasciare un messaggio al Gleason Bremer di quando aveva 7 anni. Qua davanti proprio? Sì, qua davanti, sì. Lo lasci, lo scrivi e poi noi lo leggiamo assieme. No, se vuoi ti leggo io. Vai, leggi tu. Bravo ragazzo, continua su questa strada che farai grandi cose. Devi firmarlo però anche. Questa l'avrei voluto ricevere io, questa cosa qua, perché spesso ci dimentichiamo di una roba. Oltre al lavoro che uno fa su se stesso c'è anche bisogno di un po' di fiducia. Ed eccola qua, la confidence. Gleason Bremer, è stato un grandissimo onore. Grazie mille. Prego.